Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Digital Mystery, una serie che sarà mancata a moltissimi di voi e che faccio ritornare con un caso davvero impressionante. I misteri su internet rientrano normalmente in due grandi categorie: quelli evidenti, pagine web, video e profili social che vengono chiaramente creati ad hoc per stimolare la curiosità degli internauti, e la seconda, la più intrigante, misteri che vengono scoperti per caso e che all'apparenza avevano tutta l'intenzione di rimanere tali, persi tra righe di codice occulto su pagine web a prima vista ordinarie. E Lake City Quiet Pills è uno di questi. Un enigma che diede parecchio di cui parlare e che ancora oggi, a distanza di molti anni, rimane per lo più un mistero irrisolto. Ecco quindi l'oscuro segreto di Lake City Quiet Pills. Come dicevo in apertura, Lake City Quiet Pills è uno di quegli enigmi che fece discutere moltissimo quando venne portato alla luce dalla community di Reddit. A differenza di tanti altri misteri su internet, però, diede del filo da torcere anche agli investigatori più esperti, che dovettero arrendersi dopo essere finiti in un vicolo cieco durante le loro indagini. All'origine di tutto vi è un personaggio, un utente di Reddit di nome Religion of Peace. Un personaggio che riuscì ad attirare l'attenzione su di sé ancora prima che il suo nome venisse collegato alla vicenda di Lake City Quiet Pills. Ed è proprio da qui che partiremo, dal suo profilo su Reddit, per capire cosa venne scoperto su di lui e che connessione mantenne con l'enigma nella sua totalità. È giunto il momento di farvi conoscere Religion of Peace. Nel 2007, su Reddit, fece la sua comparsa un profilo che avrebbe svolto un ruolo di primo piano all'interno della community, più precisamente di un subreddit conosciuto per i suoi contenuti quantomeno discutibili, r/jailbait. Non mi soffermerò troppo tempo su quanto veniva pubblicato qui, e basti sapere che la maggior parte dei post mostravano fotografie esplicite di ragazze molto giovani, di un'età che si dice fosse al limite della legalità. Religion of Peace ne era uno dei moderatori, collocandolo quindi in una posizione discutibile e criticabile di per sé. Ma non è questo ciò che lo portò al centro delle discussioni di gran parte degli utenti di Reddit. Il suo post che attirò maggiormente l'attenzione è quello datato 6 giugno 2009, il quale commemorava il 65° anniversario dello sbarco in Normandia. Nel suo commento ricordava la sua esperienza personale durante lo sbarco e dava altresì diversi dettagli sulla sua vita personale. Diceva di avere 79 anni e di aver servito nell'esercito fino al 1987. Non avendo raggiunto il numero di anni minimo per andare in pensione, avrebbe cercato un lavoro come tecnico informatico, un'occupazione più adatta ad una persona della sua età. Questo avrebbe giustificato la sua assidua frequentazione della piattaforma Reddit. Niente di strano, direte voi, se non fosse che il suo racconto presentava delle incongruenze. Innanzitutto, bastava un breve calcolo per rendersi conto che, se quanto affermato da Religion of Peace fosse vero, al momento dello sbarco in Normandia avrebbe dovuto avere solo 14 anni, il che rende poco probabile, se non impossibile, la sua partecipazione al conflitto bellico. In secondo luogo, affermava che una volta lasciato l'esercito, nel 1987, non avesse ancora raggiunto il numero di anni minimo per accedere ad una pensione. Anche questo fatto impossibile, visto che negli Stati Uniti la durata sufficiente di servizio militare per accedere alla pensione sia di 20 anni. Insomma, tutto faceva pensare che a Religion of Peace piacesse raccontare storie e che le condisse con un certo grado di menzogna, in modo da renderle più interessanti. Fatto sta che il gergo militare che era solito usare e le sue conoscenze informatiche, che aveva molto spesso dimostrato nei suoi post, potevano far pensare che non mentisse sulla sua presenza, almeno per un certo tempo, nell'esercito e che avesse lavorato davvero come tecnico informatico. Tuttavia, il punto che lo portò maggiormente sotto i riflettori fu senza ombra di dubbio il suo ruolo di moderatore di quel famoso e discutibile subreddit chiamato Jailbait, che gettava un'ombra ancora più oscura sulla sua vera identità. Religion of Peace era un grande mistero, e non erano in pochi a pensare che dietro quel nick si celasse un personaggio bugiardo, con cattive intenzioni e manie di grandezza. Ma c'è un ultimo punto fondamentale da menzionare su di lui, quello che lo collega direttamente al mistero di cui sto per parlarvi. Vale a dire il fatto che in numerosi dei suoi post su Reddit avesse fatto pubblicità a un sito web in particolare, lakecityquietpills.com. Lake City Quiet Pills era un sito di hosting di immagini simile a Imgur,
che permetteva agli utenti di caricare sullo stesso fotografie che potevano essere in seguito condivise su altre pagine web e reti sociali attraverso una URL. Ovviamente veniva usato soprattutto per condividere contenuti per adulti. La web sembrava altresì collegata ad un altro sito, chiamato That Old Guy's Image Host, un nome che vedremo apparire in breve all'interno della vicenda. Ed è con tutte queste informazioni su Religion of Peace che possiamo immergerci nel mistero vero e proprio, quello che vede fare la comparsa di un altro personaggio, protagonista indiscusso del caso, un utente di Reddit di nome 26. Alle origini del mistero. Come dicevo, le origini del mistero vero e proprio sono da ricercare in un altro post, pubblicato sul subreddit r/o da un utente di nome 26, che nel luglio del 2009 scrisse quanto segue. La fine di Religion of Peace. È morto oggi. Sono la persona che ha fornito a Religion of Peace lo spazio per That Old Guy's Image Host. Milo è deceduto oggi. Aveva 79 anni. È morto seduto alla sua scrivania, guardando il suo sito. Milo era un vecchio cattivo e brontolone. Mi era dato la prima opportunità di lavoro quando sono uscito dall'esercito. Non mi è piaciuto trovarlo in quelle condizioni. Milo non ha parenti vivi e nessun vero amico, tranne la sua padrona di casa e qualche persona al lavoro. Non parlava mai con nessuno di nulla. Non lo tollerava. Come ho detto, era cattivo. Penso che fosse un modo per tenere le persone lontane da lui. Milo pensava che Dio fosse una sorta di truffa inventata da alcuni bastardi pigri che non volevano lavorare la domenica, quindi lo cremeranno lunedì senza un funerale, secondo la sua volontà. Ho in programma di versare le sue ceneri nei boschi della Pennsylvania, vicino a dove è nato. Non posso spargerle proprio nel punto in cui voleva lui, perché c'è un centro commerciale lì adesso. Ho dato alla ragazza che viveva accanto a lui il suo vecchio gatto e la maggior parte dei suoi libri. I suoi dispositivi elettronici sono destinati ai veterani disabili. Tutto il resto è per l'esercito della salvezza. Tutti quegli anni vivendo lì e tutto ciò che possedeva ci sta nel bagagliaio della mia auto. Non so cos'altro dire. Mi manca quel miserabile bastardo. Ora, Milo alias Religion of Peace, come detto all'inizio, era un personaggio abbastanza in vista all'interno della community di Reddit. Non c'è da stupirsi quindi che l'annuncio della sua morte abbia ottenuto un certo interesse da parte degli internauti. Quel messaggio di addio ottenne all'incirca 650 upvote sulla piattaforma, che a quei tempi era una cifra abbastanza alta, considerato l'esiguo numero di utenti che frequentavano Reddit. Questa attenzione pronunciata per il post sfociò in un'indagine più approfondita sul personaggio che l'aveva scritto, l'utente 26. Si voleva capire chi fosse, ma soprattutto se la notizia potesse essere autentica, oppure un semplice stratagemma per richiamare l'attenzione sul sito di hosting Lake City Quiet Pills. Gli investigatori sul web iniziarono le indagini, che in relativamente poco tempo portarono ad una scoperta interessante. Il nick 26 manteneva una connessione inequivocabile con quello del profilo presente su un altro sito, chiamato Fark. Tra i suoi utenti ve n'era uno di nome Angel26, la cui biografia recitava così: dispensando Lake City Quiet Pills a miserabili bastardi bisognosi di un riposo permanente dal 1968. Il motivo per cui non ho tradotto Lake City Quiet Pills lo capirete tra poco. Ma torniamo al famoso profilo che risaliva addirittura al 2001. Investigando più in profondità sullo stesso, ci si è rese conto che la storia di Angel26 era molto simile a quella di Milo. Tra i post dell'utente si trovavano riferimenti ad armi, alle sue munizioni preferite e ad un passato come militare. Ma la connessione si fece ancora più palese quando ci si rese conto che il suo indirizzo email era angel6@lakecityquietpills.com. Poi vennero messi a confronto i post dei due utenti da un punto di vista stilistico e sintattico. Le coincidenze saltavano subito agli occhi. L'uso di termini molto simili e una serie di parole scritte in modo errato sia da Angel26 che da 26 confermavano il dubbio che era già stato sollevato su numerosi forum e reti sociali. Si trattava forse della stessa persona? Le indagini proseguirono e portarono inevitabilmente ad un'analisi molto più approfondita del sito web, che era il centro del caso, Lake City Quiet Pills, ovviamente. E la sorpresa fu a dir poco enorme quando ci si rese conto che la web nascondeva un segreto, un inquietante segreto,
che avrebbe messo sottosopra l'intera community di Reddit. Il segreto di Lake City Quiet Pills. A dire il vero, ciò che attirò l'attenzione su quella pagina web non fu solo il presunto collegamento con l'utente Angel26, ma il suo stesso nome. Perché chiamare un sito di hosting di immagini Lake City Quiet Pills? A cosa si faceva riferimento? Ed è qui che ritorniamo alla mancata traduzione del termine che ho lasciato in sospeso poco fa. Se traduciamo letteralmente Lake City Quiet Pills in italiano, potremmo ottenere un qualcosa di simile a pillole calmanti di Lake City, che è naturalmente una località statunitense. Ma cosa si intendeva con il termine pillole calmanti? La bio di Angel26, che recitava «Dispensando pillole calmanti di Lake City a miserabili bastardi, bisognosi di un riposo permanente», poteva suggerire che si facesse riferimento a delle pallottole? Ma perché definirle di Lake City? La risposta la vedremo tra poco. Ad ogni modo, fu solo quando venne analizzato con più attenzione il codice sorgente del sito che il mistero si fece ancora più fitto. Tra le righe di codice appariva infatti una bacheca di messaggi nascosta. Si trattava per lo più di annunci di lavoro, ma la vera natura degli incarichi che venivano offerti era impossibile da capire a prima vista. Sembravano compiti adatti a dei militari, a delle guardie del corpo o a dei mercenari. Oltre a questo, nella stessa data in cui l'utente 26 aveva pubblicato la notizia della morte di Religion of Peace su Reddit, un utente anonimo aveva pubblicato sulla bacheca occulta del sito il seguente messaggio. «Sono spiacente di annunciarvi che il vecchio Milo è morto ieri. Se n'è andato in silenzio e tranquillo, non come tutti pensavamo. Ho dato il gatto di Milo alla sua vicina. Nessun funerale, niente di niente, sapete com'era. Sto portando le sue ceneri alla fattoria Backwards, che è comunque vicina al posto dove voleva che venissero sparse. C'è un centro commerciale adesso lì. Quindi, gente, brindate per il vecchio. Ricordate cosa diceva? Rimanete accanto all'uomo che vi copre le spalle». Questo messaggio suggeriva alcune cose interessanti. Prima di tutto, che il post apparso su Reddit fosse quasi sicuramente autentico, visto che la stessa notizia veniva riportata in una bacheca privata che poteva essere letta solo dalle persone che sapevano della sua esistenza e di come accedervi. In secondo luogo, che nascosta tra le righe di codice di quel sito esistesse un luogo frequentato da una community che conosceva Milo molto bene, un gruppo di gente che per rendere il tutto ancora più criptico era solita usare diversi acronimi. Quello più controverso, WWW, che poteva significare wet work, traducibile in italiano come lavoro sporco. E cos'è un lavoro sporco se non qualcosa di illegale? Molte persone in realtà non si accorsero della presenza dei messaggi nascosti all'interno del codice per parecchio tempo, e ci volle un po' prima che il mistero finisse sulla bocca di tutti. Non ottenne grande attenzione all'inizio, tuttavia il 30 settembre 2009, più di 2 mesi dopo la morte di Milo, Angel26 pubblicò un ulteriore messaggio sulla bacheca segreta. Per chi l'ha chiesto, ho reso inutilizzabile la chiavetta USB criptata di Milo. È tutto a posto. Una frase questa che suggeriva un fatto abbastanza chiaro. Milo nascondeva dei segreti. La bacheca inserita all'interno del codice di Lake City Quiet Pills doveva avere uno scopo particolarmente losco. Un fine che doveva essere mantenuto segreto a tutti i costi e che, se portato alla luce, avrebbe potuto creare problemi non solo a lui, ma anche a molte altre persone. Quelle stesse persone a cui il messaggio della distruzione della chiavetta USB era rivolto. Il 14 novembre 2009 Angel26 ricomparve sulla bacheca, scrivendo quanto segue. La volontà di Milo è stata approvata a sorpresa. Milo era ricco. Se ti abbiamo mandato fuori dal 2005 al 2009, da interpretare presumibilmente come inviato in missione, Shade ti farà avere degli assegni. L'importo verrà pagato a rate e non in un'unica volta, suddiviso in piccole quote da $3.000-4.000. Altro fatto estremamente interessante. Tra le ultime volontà di Milo era quella di ricompensare un gruppo di individui per il lavoro svolto. Un compito che non veniva specificato da nessuna parte, ma che di fronte alle prove emerse fino a quel momento poteva corrispondere a qualche mansione in ambito militare. Tra l'altro la cifra di $3.000-4.000 poteva essere credibile se si fosse trattato di un incarico di quel tipo. Nel gennaio del 2006 poi Angel26 si fece vivo di nuovo. Buon anno a tutti! Stiamo organizzando una festa di compleanno per il vecchio il 19. La festa inizia alle 15 come al solito.
Inviate la vostra conferma a Shade. Per vostra informazione, stiamo prenotando una stanza per 3 giorni per chi viene da fuori. Venite a brindare per Milo. Un messaggio all'apparenza innocuo, che faceva riferimento ad una festa commemorativa in onore di Milo, ma che assumeva un oscuro significato, considerate le informazioni che vennero aggiunte in seguito. Abbiamo prenotato 38 camere delle 46 disponibili al Marriott. Shade ha le chiavi da ritirare alla festa. Fornisci il tuo alias di viaggio alla reception. E questo è tutto. Non ti serve presentare la carta d'identità. Il conto lo paghiamo noi. Mantieni il servizio in camera sotto i $500, ok? I telefoni non sono sicuri. L'autobus dall'hotel parte alle 13:30. Mettiamo a disposizione dei buoni di trasporto per il viaggio di ritorno, per quando sei pronto ad andartene. Non guidare se hai bevuto. In queste poche righe, di cose strane ve n'erano parecchie. Prima di tutto, il riferimento all'alias di viaggio. Se si trattava di una semplice festa, perché mai i partecipanti avrebbero dovuto usare dei nomi falsi? In secondo luogo, perché sottolineare che le linee telefoniche dell'hotel non erano sicure? Ma soprattutto, perché pagare la permanenza degli ospiti nella sua totalità? E fu a quel punto che emerse un altro fatto che fece correre un brivido lungo la schiena a tutti coloro che si erano interessati al caso fino a quel momento. Il 19 gennaio, alle 15 ora locale, Mahmoud al-Mabhouh, uno dei leader del movimento militante islamico Hamas, venne assassinato nella sua camera d'albergo a Dubai. Viaggiava da solo, sotto falso nome e senza guardia del corpo. Le indagini rivelarono che prima della sua visita, una piccola rete di uomini e donne, una dozzina in totale, erano arrivati a Dubai usando nomi e passaporti falsi. Lo avevano rintracciato, ottenuto accesso alla camera in sua assenza ed eliminato al suo ritorno. Ciò che sconvolse l'opinione pubblica è che la data e ora del suo omicidio sembravano coincidere con quelli della festa annunciata sul sito Lake City Quiet Pills. E non solo. Alcuni sospetti coinvolti nell'omicidio avevano ricevuto delle carte di credito da Storm Lake, una cittadina distante solo una cinquantina di chilometri proprio da Lake City. A seguito dell'omicidio sulla bacheca segreta del sito Lake City Quiet Pills, apparve un post dove venivano indicate in dettaglio le spese sostenute per la festa. Più di $90.000. Un budget senza dubbio eccessivo per una semplice celebrazione commemorativa. Non trovate? Ma c'è di più. Dopo appena un paio di settimane dall'evento, quando gli utenti di Reddit avevano già iniziato a proporre l'inquietante collegamento con quanto successo a Dubai, il codice sorgente del sito Lake City Quiet Pills venne prima criptato e poi completamente rimosso da internet. Perché era stata presa quella decisione? Era solo una straordinaria coincidenza? O poteva essere il chiaro segnale di un coinvolgimento diretto del gruppo di Milo nella faccenda? Teorie. A questo punto non posso far altro che riportare le varie teorie che sorsero alla radice del caso. La prima è quella che tendeva a screditare la vicenda nella sua totalità. L'evidente difficoltà di accettare la tesi più inquietante, vale a dire quella di un sito che fungeva da copertura per un gruppo di sicari, portò a credere che il tutto fosse stato organizzato ad hoc e solo per proporre un'ennesima storia interessante con la quale soddisfare il desiderio di mistero della community di Reddit. Ma questa tesi non prende in considerazione alcuni elementi degni di nota. Prima di tutto, l'esistenza di un profilo sul sito FARC risalente al 2001, con un evidente collegamento con quello che diede il via al caso parecchi anni più tardi. Se il tutto fosse stata una montatura, come poteva essere giustificata l'esistenza di quell'account risalente a così tanto tempo fa? In secondo luogo, non va dimenticato che Lake City Quiet Pills fu un sito di hosting reale, che ebbe quella funzione per parecchi anni prima di essere criptato e cancellato per sempre. Perché mai farlo scomparire proprio in concomitanza di quell'evento accaduto a Dubai? La seconda ipotesi, invece, quella più credibile, è che Lake City Quiet Pills fosse davvero una web di copertura per un gruppo di persone a cui venivano assegnati compiti illegali o al limite della legalità e che per una semplice coincidenza finirono per essere messi in relazione con un evento di rilevanza mondiale estremamente controverso. Una straordinaria coincidenza che li aveva collocati però in una posizione troppo delicata. Presupponendo che Lake City Quiet Pills nascondesse davvero un segreto che avrebbe potuto causare seri problemi alle persone coinvolte, non c'è da stupirsi che si sia deciso di cancellarlo da internet. Certo, qui potremmo dar libero sfogo alla fantasia, a qualsiasi tipo di speculazione e teoria della cospirazione,
Ma volendo rimanere con i piedi per terra, l'ipotesi più logica è che fu proprio l'eccessivo interesse per la community di Reddit al caso quello che portò alla scomparsa di Lake City Quiet Pills. Perché qualsiasi cosa ci fosse da nascondere, prima o poi qualcuno l'avrebbe portata alla luce. Ad ogni modo, come avevo già annunciato, il caso è rimasto irrisolto e a distanza di così tanto tempo sarà difficile che qualcuno riesca davvero a venirne a capo. Ed è a questo punto che la palla passa a voi. Che cosa ne pensate di questo enigma? Quale tra le due tesi vi sembra la più credibile? Oppure avete un'altra ipotesi da proporre sul caso? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.